E allora adesso siamo nello splendido stand di Enexio Italy, sono qui con il direttore generale Antonio Ieraci, al quale chiedo subito di cosa si occupa Enexio Italy. Buongiorno Simona, buongiorno a tutti. Noi ci occupiamo di trattamento acque e del settore energia. Noi nasciamo da una filiale, come filiale di una multinazionale tedesca di nome GEA. Nel 1920 viene costituita questa azienda a livello globale in Germania, con sede in Germania. Quindi è grandicella. Grandicella, e apre una filiale anche in Italia intorno agli anni 60. Diciamo che col passare degli anni nasciamo come scambiatore di calore con tutta la parte di componenti per il trattamento dell'acqua e dell'aria in sezione produzione di energia elettrica, e poi ci trasformiamo e aggiungiamo anche tutta la parte del trattamento delle acque, della sostenibilità sul trattamento delle acque. Quindi uno sguardo anche d'avanguardia per l'epoca. Assolutamente sì, e tant'è che abbiamo iniziato anche a produrre una serie di componentistica che vanno all'interno dei nostri impianti e degli impianti dei nostri partner in materiale in polipropilene. Normalmente tenete presente che viene fatto tutto in PVC, quindi noi anche per l'epoca utilizzare il polipropilene era una parte molto all'avanguardia, anche perché il polipropilene è riciclabile, è riutilizzabile e soprattutto non è dannoso per l'ambiente. Certo. Antonio, tu sei parte anche, hai diversi ruoli anche in ANIP, Associazione Nazionale di Impiantistica Industriale. Intanto vorrei che ci spiegassi come ti coinvolge questa associazione, in che ruolo? Allora, Enexio è da anni ormai partner come socio dell'Associazione Nazionale di Impiantisti Industriali, dell'ANIMP, dove dà il proprio contributo a livello di contenuto, proprio perché questa è un'associazione che aiuta gli impiantisti di tutta la filiera italiana a diffondere e a collaborare su tutto il settore dell'energia, soprattutto anche dell'oil and gas. È anche per questo che per noi è importante questo tipo di fiera. Quindi quello che noi facciamo è dare un contributo, appunto, come dicevo, a livello di contenuto, e il mio ruolo è cresciuto anche all'interno dell'ANIMP fino ad arrivare al consigliere nazionale e sono presidente nazionale dei giovani. Quindi su questo noi stiamo cercando di lavorare anche con tutte le associazioni partner dell'ANIMP per affiancarli come Enexio, per dare il contributo e far capire l'importanza del trattare e del costruire impianti che siano impianti di produzione di energia elettrica o impianti di trattamento delle acque civili e industriali che siano sostenibili e che abbiano un'efficienza energetica importante, che possano aiutare appunto il cittadino a spendere meno, perché poi l'utente finale è quello che ne risente poi sul costo finale. Naturalmente. Allora, intanto, visto che sei quickly e sei giovanissimo, nonostante i ruoli, avete visto, io ti faccio i complimenti perché comunque la realtà, diciamo, è il passaggio di testimone c'è stato dal 1920 poi al 60, insomma epoche a te lontane, però ti vorrei chiedere questo, visto che ci hai già spiegato quanto sia importante essere qui presente in fiera per voi oggi, e forse non da oggi immagino, no? Come l'utenza più giovane ha risposto a questa emergenza energetica, e quindi che coscienza ha di tutto questo dal tuo punto di vista? Una domanda proprio personale. Sì, allora questo è un problema abbastanza sentito, diciamo che l'utente giovane, comunque tutta la parte che oggi con cui io mi confronto, che è la dirigenza a livello giovanile di tutti questi tipi di aziende, sente molto il problema, tant'è che ha molta innovazione nel mettere in pratica quelle che possono essere delle idee per rendere ancora più sostenibile il processo, non solo la parte di impianto ma proprio il processo di costruzione del prodotto. C'è un problema di passaggio generazionale, quindi questo è un problema che soprattutto noi ci stiamo confrontando, perché ancora abbiamo la vecchia guardia, chiamiamola così, che mantiene botta del si è sempre fatto così, funziona, l'impianto gira. Poi c'è anche un attaccamento ai ruoli che, insomma, dal punto di vista che però non giova all'evoluzione. Però noi abbiamo tutta una linfa vitale di giovani che riesce a guardare un pochino più in là utilizzando le nuove tecnologie, quindi noi per esempio, uno degli esempi che stiamo facendo come Enexio Italy è applicare, è una cosa che abbiamo messo in pratica proprio recente, applicare quindi l'intelligenza artificiale a un processo produttivo tale per cui tramite chat, GTP, GPT, quello che abbiamo, tirare fuori
fuori delle manutenzione predittiva su alcuni prodotti che noi vogliamo portare avanti, che serviranno per le aziende. Però questo comporta un sacrificio, comporta mettere delle risorse in anticipo sul tavolo che oggi non hanno ritorno ma ce l'hanno domani. Quindi fare questo tipo di salto, questo approccio è più propenso sicuramente un giovane rispetto a chi nella vecchia guardia ha costruito un impianto. Sono pochi quelli che insomma sono così evoluti, diciamoli così, da essere al passo nel migliorare un impianto. Questo della comunicazione è un tema molto sentito, ci stiamo dando da fare anche perché ci sono dei temi molto rilevanti anche nell'oil and gas su cui ancora oggi, se io parlo con la maggior parte degli interlocutori oggi in questa fiera, vedrete che abbiamo ancora molte lacune di informazione. Una di queste per esempio è sulla sostenibilità. C'è una normativa che è stata messa in piedi dalla Comunità Europea che è in vigore, quindi da giugno si è creata una bozza che è stata portata alla Comunità Europea e dal 1° di gennaio bisognerà allinearsi con determinati standard sulla sostenibilità. Le grandi aziende sono più o meno allineate, i grossi gruppi tra Eni, Ene, insomma i grossi gruppi hanno già un occhio su questa parte qua. Il problema sono le medio-piccole che dal 2025 al 2027 dovranno allinearsi e ad oggi se noi chiediamo al medio-piccolo, che oggi il tessuto industriale italiano lo fa il medio-piccolo, oggi non hanno idea di quali siano le normative sulla sostenibilità che devono essere rispettate per essere in linea con la Comunità Europea. Qual è tra i servizi che offrite quello più, diciamo, attualmente richiesto? Allora, attualmente il servizio più richiesto riguarda il segmento del trattamento delle acque. Allora, noi qui, anche soprattutto questa fiera è importante perché noi ci occupiamo anche per esempio di disoliazione o di depurazione delle acque che possono essere acque trattate con oli, con petrolio, eccetera. Quindi sulla parte del trattamento delle acque oggi stiamo lavorando molto proprio perché è un tema ancora poco trattato. Per esempio noi siamo passibili, tante cose, parliamo dell'informazione che non è data, noi siamo passibili di multa dalla Comunità Europea per più di 500 milioni di euro perché non siamo in linea con le emissioni per quanto riguarda sia nell'atmosfera che per quello che viene riversato nei fiumi e nei laghi. I nostri impianti di depurazione sia industriali che civili non sono in linea, quindi dovevamo metterci in linea tipo qualche anno fa. Accidenti. E quindi su questo noi riceviamo queste richieste, ma non tutti ancora sono sensibili, perché finché non vengono multati, purtroppo è brutto dirlo così, ma finché non abbiamo il problema e non lo tocchiamo e non lo viviamo, non sentiamo. Si tende a spostarlo. Buttiamo la palla avanti. Però le persone, comunque le aziende che cominciano a essere sensibili su questo tipo di tema, hanno allora cominciato a. Sicuramente Enexio offre una tutela. Riduciamo di quasi 10 volte la grandezza di un impianto non di standard. Le faccio un esempio, anche i consumi. Le faccio un esempio pratico. Laddove c'è un'industria, una municipale o anche una municipalizzata, deve costruire un impianto, rinnovare un impianto, a capacità di portata, noi inserendo i nostri componenti evitano di costruire un impianto 10 volte più grosso perché con i componenti che mettiamo all'interno si riduce di 10 volte la grandezza. Quindi vuol dire, detto in termini pratici, meno cemento armato, meno energia, meno pompe da utilizzare, meno tutta la parte di produzione di componenti che non vengono utilizzati perché l'impianto è 10 volte più piccolo. Però l'efficienza a pari è un'efficienza che ha una portata molto elevata. Certo. Naturalmente io faccio molti complimenti al dottor Antonio Ieraci, direttore generale di Enexio Italy, per essere stato tanto, anche di più, esaustivo alla nostra intervista. Grazie. Grazie mille, grazie a voi.